Ci sono verità che non le vai a cercare, sono loro a trovarti quando abbassi le difese. E la rivelazione fatta da Barbactas, proprio nella notte in cui avrebbe dovuto parlare solo il suo successo, è quel tipo di verità che cambia il ritmo del respiro. Durante il gala di presentazione della sua nuova serie, tra applausi che sembravano non finire e flash che gli correvano addosso come lampi, è bastata una frase, detta quasi in un soffio, a ribaltare l'intero panorama mediatico. Dopo il gala. Ho chiamato Yamur. Non riuscivo a farne a meno. Un attimo profondamente umano, fragile eppure incontenibile. Uno spiraglio che si apre nell'armatura di un attore che raramente lascia trapelare la tempesta che ha dentro. Quella sera, davanti ai giornalisti, Barr ha fatto vedere ciò che per mesi aveva tenuto a freno. Le telecamere l'hanno ripreso perfetto, elegante, professionale fino all'ultimo gesto. Eppure chi era presente racconta un'altra storia, fatta di omissioni, di pause, di sguardi che non si vedono in TV. Tra una posa e l'altra, lo sguardo di Barr si allontanava, come se una parte di lui fosse rimasta intrappolata in un ricordo testardo, impossibile da scacciare. C'è chi giura di aver notato un dettaglio che oggi suona quasi come un presagio. Teneva d'occhio il telefono in modo compulsivo, lo sbloccava, lo rimetteva in tasca, controllava di nuovo, come se aspettasse un segnale che non arrivava mai. Quando il gala è finito e l'adrenalina si è dissolta come schiuma al margine del palco, il rumore ha lasciato spazio al silenzio. È tornato a casa, ha chiuso la porta, e quel confine si è sgretolato. Ha composto il numero di Yamur Yüksel. Avevo bisogno di sentirla. Ha detto più tardi, con gli occhi velati, a cronisti che non credevano a ciò che stavano ascoltando. La relazione tra Barr e Yamur era stata uno dei capitoli più amati dal pubblico, non solo in Turchia ma ovunque arrivassero le loro scene, i loro sguardi, quel modo di occupare l'inquadratura come se fossero nati per farlo insieme. Discreti fino all'eccesso, riservati, poi distanti, poi silenziosi. Eppure la loro connessione non era mai sparita dall'immaginario collettivo. Le voci non si sono fermate un giorno, non un'ora, c'era chi parlava di scelte professionali incompatibili, chi di pressioni esterne, chi di semplice tempismo sbagliato. Una cosa però sembrava evidente da tempo, anche per chi non crede al destino, l'amore non era finito, si era solo acquattato nell'ombra. Quella telefonata lo ha riportato alla luce, come una brace che chiede solo un soffio per tornare a fiamma. E allora la domanda è scivolata da una redazione all'altra, dai forum ai commenti, dritta nei nostri pensieri. Può davvero una chiamata, nel momento più fragile, riaprire una storia che tutti davano per chiusa? Voi che ne pensate? Raccontatemelo nei commenti, perché ogni dettaglio, ogni memoria condivisa, stasera pesa come un indizio. Mentre il mondo si capovolgeva sulla confessione di Barr, la risposta di Yamur non è arrivata in una conferenza stampa, né in un'intervista studiata a tavolino. È arrivata in modo più sottile, più poetico, e proprio per questo più rivelatore. Poche ore dopo il gala, una sua storia pubblicata su un profilo privato ha bruciato la notte digitale, un tramonto arancione, quasi liquido, e una frase che sembrava scavata nel suo respiro. Ci sono chiamate inattese, ma impossibili da rifiutare. Era una freccia diretta a lui? Un pensiero personale incastonato nella bellezza di un'ora qualunque? Un messaggio per qualcuno che solo lei conosce? Le interpretazioni sono esplose come fuochi d'artificio, e nessuna è riuscita a calmare la tempesta di domande. Mentre il pubblico passava al setaccio ogni gesto, ogni parola, ogni intervallo tra una pausa e l'altra, sono arrivate nuove testimonianze. Un membro della produzione della nuova serie di Barr ha raccontato che negli ultimi giorni l'attore era insolitamente introspettivo. Non agitato, non distratto, impegnato in una battaglia che non si vede. Una presenza fisica impeccabile, e una presenza emotiva a metà, come se ascoltasse una voce lontana mentre fingendo di essere lì, tra luci e microfoni. La sera successiva al gala, Barr è stato visto in un caffè di Ciangir. Da solo, con un quaderno aperto davanti e una penna che correva in diagonale. Un fan, con la timidezza di chi vorrebbe abbracciare ma non osa, gli ha chiesto se stesse bene.
Lui ha risposto con una frase che oggi sembra il suo manifesto. A volte ti senti meno solo quando metti su carta quello che non riesci a dire ad alta voce. A chi stava scrivendo? A lei. Di lei. O forse stava soltanto cercando di capire come dare un nome a ciò che prova. Il giorno dopo, fuori dagli studi televisivi, i giornalisti hanno notato subito un dettaglio. Al collo di Barr pendeva una catenina con un anello. Non lo si era mai visto così. La voce si è mossa di profilo in profilo, come una corrente sotterranea. Quell'anello sarebbe stato un regalo di Yamur, dato in un anniversario lontano. Alla domanda diretta sul perché l'avesse scelto proprio ora, lui ha sorriso in modo che non è un sorriso, e ha detto: non chiedetemi perché. Ci sono ricordi che non hanno data di scadenza. Quel gioiello, minuscolo e potentissimo, è apparso allora come un punto luminoso su una mappa emotiva che tutti stavano cercando di leggere. Se questo intreccio vi tiene incollati come una serie che non riuscite a smettere di guardare, ricordatevi di iscrivervi a Segreti Turchi. Qui scomponiamo ogni sguardo, ogni dettaglio, ogni verità non detta, e rimettiamo insieme i pezzi per capire cosa si nasconde dietro il sipario. Come se non bastasse, nelle ore successive è trapelato online un audio privato, presumibilmente inviato da Barr a un amico fidato. La sua voce, segnata da un'emozione che non finge, raccontava: mi è bastato sentirla e mi sono ritrovato al primo giorno. Mi tremavano le mani. Abbiamo parlato poco, ma il suo silenzio parlava più di qualunque discorso. Ho chiuso la chiamata con speranza, non con malinconia. Un passaggio che ha aggiunto benzina a un incendio già vivo, perché la speranza, quando pronunciata da chi ha costruito muri, fa più rumore di qualunque dichiarazione. Dal lato di Yamur, le informazioni sono arrivate con più cautela. Qualcuno vicino a lei ha confidato che la giovane attrice sarebbe o sconvolta emotivamente, che non si aspettava quella telefonata, e che, nonostante il tempo trascorso, non ha mai completamente smesso di pensare a lui. Una frase, più delle altre, è filtrata in quel passaparola discreto: quella storia le arde ancora dentro. Parole che non chiudono, parole che anzi lasciano la porta accostata, pronte a farsi spingere anche dal vento più leggero. Intanto i fan sono entrati in delirio, i media hanno accelerato, e un enorme punto interrogativo si è disegnato sul futuro. Il web è esploso. Il nome di Barr insieme a quello di Yamur è diventato un trend globale, ripetuto, rilanciato, gridato in 1000 lingue senza bisogno di traduzione. Gli appassionati hanno iniziato a ripubblicare vecchie foto, clip di backstage, interviste in cui ridevano all'unisono, momenti rubati e sorrisi che oggi sembrano presagi. E la domanda che tutti fanno è una sola, semplice e feroce: questa è la scintilla di un ritorno, o solo il fantasma di un passato che non vuole dissolversi? Le storie d'amore complicate non sono abituate a finire con un punto. Di solito si arrestano su 3 sospensioni, e la loro, quella di Barr-Bakhtas e Yamur Yüksel, somiglia a una frase lasciata a metà, una melodia che si interrompe proprio quando stava per volare più in alto. Forse quella chiamata sarà l'inizio di una nuova possibilità, una pagina cucita sul bordo dell'ultima. Forse resterà solo un ricordo che morde, ma che testimonia la verità di un sentimento che non si lascia archiviare con un comunicato. Forse il destino ha ancora carte da calare sul tavolo, e magari non saranno quelle che ci aspettiamo. C'è però un elemento che non ha bisogno di conferme: la loro storia vive nei cuori di chi li ha amati, e nessuno è pronto a dire che sia davvero finita. Si percepisce nei commenti pieni di tremore, nelle notti in cui i fan riascoltano vecchie interviste come si riascolta una canzone, nelle chat dove ogni indizio diventa un tassello di un puzzle che sembra sempre mancare di un pezzo. Perché ci sono amori che, anche quando li pieghi con cura e li riponi in un cassetto, conservano il profumo di quando li indossavi ogni giorno. E se volessimo essere più concreti, dovremmo guardare ai segni sottili che non fanno titoli ma costruiscono senso. L'attenzione di Barr ai dettagli, quell'anello tenuto come una piccola reliquia, il modo in cui Yamur sceglie parole che non nomina, ma rimandano sempre a un centro comune. I silenzi nelle loro storie social, che non sono pause ma attese.
Un certo pudore negli amici che li circondano, come se avessero ricevuto un invito tacito a custodire, non a esporre. E poi il tempo, che quando si ama sa essere non solo distanza, ma anche spazio per capire. Le confidenze che rimbalzano tra chi lavora con loro parlano di un bar tornato a scrivere nella notte e di una Yamur che, nonostante il sorriso professionale, abbassa lo sguardo quando sente pronunciare il suo nome insieme al suo. Dettagli, sì. Ma non è forse sempre dai dettagli che si capisce se qualcosa vive? C'è una scena, raccontata da chi l'ha sfiorata, che resta addosso. Quella sera a Ciangir, il caffè quasi vuoto, una canzone vecchia a riempire i vuoti, la penna che scivola e si ferma, scivola e si ferma. Davanti a bar un cappuccino che si raffredda troppo in fretta, e un pensiero che invece non si raffredda mai. A un certo punto ha chiuso il quaderno, ha alzato lo sguardo, e il suo riflesso nella vetrata gli ha restituito l'immagine di un uomo che sta ancora scegliendo. Non tra il bene e il male, ma tra il coraggio e la prudenza. Forse è questo che rende tutto così vicino a ciascuno di noi, non è una favola perfetta, è una strada con curve strette, e nessun navigatore che ti dica con certezza dove svoltare. In molti si chiedono se quella telefonata sia stata l'ennesimo capitolo di un copione scritto dal marketing o il gesto incontrollabile di un cuore senza difese. Basterebbe ricordare la sua voce spezzata, il tremore nelle mani di cui parla l'audio, il modo in cui Yamur ha preferito la poesia a una frase di rito. Non c'è strategia che regga quando l'emozione non ha appigli. Ed è proprio qui che si concentra tutta la magnetica confusione di queste ore. Nella possibilità concreta che due persone, dopo essersi perse tra gli orari impossibili, i piani di carriera, gli sguardi del mondo addosso, abbiano trovato la forza per un contatto semplice, un UC6, che vale più di una dichiarazione. E allora, mentre aspettiamo di capire se le prossime settimane porteranno incontri lontano dai riflettori, se quell'anello resterà sul petto o tornerà nel cassetto, se i tramonti di Yamur continueranno a parlare senza nomi, una certezza possiamo prendercela, qualsiasi cosa accada, questa storia ha già ripreso a camminare. Non è una corsa, non è un lampo. È un passo dopo l'altro, come quando si impara di nuovo a fidarsi della propria voce. Forse sarà un ritorno di fiamma. Forse sarà un addio detto con parole migliori. Ma qualunque sia la direzione, ci troverà lì, ad ascoltare, a interpretare, a sperare. Perché siamo così, quando un amore ci fa battere le dita sullo schermo come se suonassimo un pianoforte, non riusciamo a staccarci dal suo ritmo. E a volte basta una chiamata, una sola, per ricordarci tutto quello che credevamo archiviato. Continuate a seguirci per ogni sviluppo, ogni sfumatura, ogni sussurro che valga la pena di essere colto. E se volete rimanere davvero aggiornati, non dimenticate di restare connessi a Segreti Turchi, dove le storie non finiscono, ricominciano.